Ciao, in questo interattivo vedremo le energie generali che va dalla settimana dal 13 al 19 settembre. Vedremo le energie generali, ma anche i dettagli con i tarocchi e i consigli delle carte su che attitudine, su che atteggiamento è meglio tenere questa settimana per il nostro vantaggio. Innanzitutto però vi do il benvenuto su Mintitaro, un canale dove promuovo i tarocchi come strumento di trasformazione interiore per raggiungere la consapevolezza e il benessere interiori. Abbiamo tre opzioni, tre varianti fra cui scegliere. La prima è con la fluorite verde, la seconda con l'opale bianco e la terza col diaspo rosa verde. Potete fermare il video quanto volete e scegliere con calma la variante che preferite in maniera intuitiva, è preferibile. Dopodiché potete scorrere il video fino a trovare il capitolo che parla della variante che avete scelto. E noi ci vediamo dopo. Ciao! Ed eccoci alla prima variante, quella della fluorite verde. Vediamo le energie generali, i tarocchi per i dettagli e poi i consigli delle carte su che atteggiamento è meglio tenere questa settimana. Dunque, carta del karma per le energie generali. E abbiamo il messaggero della Terra che indica un cambiamento solitamente positivo che influenza la nostra la parte più materiale della nostra vita, e quindi è una bella carta che promette belle novità, bei cambiamenti. Vediamo i dettagli con i tarocchi. La carta centrale è il 6 di coppe. Poi la settimana inizia con il cavaliere di bastoni, il 4 di bastoni, l'8 di spade, e la seconda parte della settimana vede il 7 di coppe, il 7 di bastoni e poi la carta dell'imperatore. Dunque, ci sono ben 3 carte di bastoni, quindi è una settimana piena di energia. Vediamo che la settimana inizia con il cavaliere di bastoni, che appunto è un'energia molto vivace, molto attiva, può indicare degli spostamenti, può indicare appunto dei cambiamenti influenza la propria casa, il proprio ambiente. Vedete, il 4 di bastoni indica appunto l'ambiente dove uno vive o uno lavora, e comunque è quello dove ci muoviamo solitamente. E appunto c'è questa carica del cavaliere di bastoni che cerca di smuovere qualcosa nell'ambiente familiare o lavorativo all'inizio della parte prima della settimana. Perché cerca di smuovere qualcosa? Perché in realtà l'otto di spade indica che c'è un blocco. Vi sentite imprigionati in una situazione che non vi aggrada, e con il cavaliere di bastoni cercate appunto di liberarvi, di muovervi fuori da questo recinto di spade, vedete? E state facendo degli sforzi, però in realtà sembrate non riuscire nella prima parte della settimana, appunto perché il 7 e l'8 di spade è una carta di stagnazione, di prigionia in una gabbia che però in realtà non è ben chiusa, perché vedete appunto che le spade si aprono sul davanti, solo che il personaggio centrale della carta non lo vede in quanto ha gli occhi bendati. Quindi non vedete la soluzione, vi muovete in maniera diciamo compulsiva, o comunque
maniera diciamo non ragionata e quindi per risultato non riuscite a liberarvi, appunto perché non avete tutte le informazioni con voi per poter trovare la soluzione, come indica appunto l'otto di spade. Il cavaliere di bastoni è una carta che indica appunto un'azione irruenta, un'azione fine a se stessa, nel senso è un personaggio d'azione, non di analisi, e quindi indica che vi muovete un po' senza capire dove e perché. Quindi c'è qualcosa che vi limita i movimenti all'interno dell'ambiente in cui vi muovete. È qualcosa appunto che ha radici nel passato, perché il 6 di coppe indica una situazione legata al passato, legato anche a dei momenti belli che però evidentemente in questo momento vi limitano nei pensieri e nelle azioni. Quindi è probabilmente una situazione che ha finito la sua funzione benefica nella vostra vita e deve passare, deve finire, ma non ci riesce. E la seconda parte della settimana vede che appunto avete molti sogni nel cassetto, però ancora non sono concreti, perché il 7 di coppe indica appunto dei sogni così tra le nuvole, come è ben disegnato in questa carta, anche più di uno, quindi ancora neanche è stata fatta una scelta definitiva su che tipo di progetti o sogni in realtà scegliere su cui dedicare le proprie energie, perché ancora è tutto molto sulle nuvole, è ancora tutto molto teorico. Il 7 di bastoni poi indica appunto che vi sentite, come dire, sempre per questo problema noto nella prima parte della settimana, vi sentite un po' sulla difensiva, come se doveste addirittura difendere voi stessi, il vostro operato all'interno del vostro ambiente. Ci sono delle regole rigide. C'è probabilmente anche una persona rappresentata dall'imperatore che vi impedisce le azioni, le decisioni, i vostri movimenti, da cui volete un po' liberarvi. Il cambiamento però è vicino, però appunto è ancora in uno stato diciamo, non ancora concreto in questa settimana. Io non lo vedo come una cosa ancora concreta, però sono nuove idee che vengono nella vostra testa, un bisogno di libertà, un bisogno di autonomia, un bisogno di prendere in mano la propria vita per compiere delle scelte autonome. È questo, diciamo, il cambiamento espresso dal messaggero della Terra. Questo in linea generale. Dal punto di vista lavorativo, appunto, c'è un qualcosa, un qualcuno anche, un vostro superiore, qualcuno con una autorità comunque nel vostro ambiente di lavoro che vi imbriglia un po'. È un ambiente di lavoro che vi dà sicurezza, che vi dà dei vantaggi, come indicato dal 4 di bastoni, però allo stesso tempo vi sentite un po' imbrigliati. Evidentemente è una situazione che, come ho detto prima, ha radici nel passato, che magari all'inizio aveva una sua funzione benefica, questo tipo di situazione, magari un progetto in particolare, magari un rapporto di lavoro con questa persona rappresentata dal 4, sì, dall'imperatore, scusate, che però adesso vi limita, vi fa sentire un po' imprigionati, non liberi di muovervi come veramente vorreste. Fantasticate su un altro tipo di esperienza lavorativa, su un altro tipo di relazione di lavoro, su un altro tipo di opzione, però ancora non c'è niente di concreto, è però una nuova idea, un nuovo progetto che
avete in mente e che sentite che dovete difendere un po' con le unghie e con i denti, probabilmente anche nei confronti di questa persona che è rappresentata dalla carta dell'imperatore. La carta dell'imperatore non è necessariamente rappresentativa di una persona in particolare, anche se può essere, però può anche semplicemente rappresentare tutti i vincoli burocratici, la catena di comando, diciamo, all'interno della vostra azienda o vincoli burocratici se siete un freelancer, un lavoratore autonomo, magari dovuto alle leggi, delle regole, insomma, che bisogna seguire, che vincolano appunto le possibili idee che voi avete dal punto di vista lavorativo e quindi vi sentite un attimo chiusi questa settimana, un po' imprigionati come appunto indica l'otto di spade. Però appunto la carta del messaggio della terra indica che c'è un cambiamento nell'area che probabilmente si manifesterà nei giorni successivi. Intanto il cambiamento sta iniziando, quindi dovete avere fiducia, è già diciamo un'energia che sottoterra lavora e scava per aiutarvi appunto nei vostri progetti e nella vostra voglia di autonomia da una situazione, da un rapporto di lavoro che non vi soddisfa più. Dal punto di vista sentimentale, vi sentite un attimo imprigionati in una situazione, probabilmente una relazione che sì è sicura, però allo stesso tempo crea evidentemente dei vincoli che non vi soddisfano più. Avete questa energia passionale rappresentata dal cavaliere di bastoni, quindi è questa volontà di muovere, di cambiare, di avere altre esperienze, non vuol dire necessariamente cambiare relazione, però sicuramente rinnovarla, caricarla di passione di nuovo, perché è una relazione probabilmente che va avanti da un po' di tempo e si è un po' per un verso appassita, nel senso che vi sentite un attimo anche qui col fiato sul collo, un po' chiusi in attrappiti in una relazione evidentemente che poco vi soddisfa sotto alcuni punti di vista, non tutti ovviamente. Quindi nella seconda parte della settimana appunto avete varie idee in testa su come poter svincolarvi da una situazione che vi fa sentire un po' imprigionati, però queste nuove idee, questi nuovi progetti, che può essere anche per esempio fare una vacanza insieme in un luogo diverso dal solito, si scontra un po' con il vostro partner che evidentemente ha delle idee un pochino più rigide, un po' più ehm, ortodosse, ecco. Questo per fare un esempio concreto, però sicuramente c'è un qualcosa, uno scontro, o comunque vi sentite un attimo ehm, come se parlasse a un muro di gomma con il vostro partner che appunto in questo caso è rappresentato dall'imperatore, una persona molto sicura di sé, anche un po' maniaca del controllo per un certo verso. E quindi però c'è anche in questo caso delle novità che stanno arrivando, un'energia di novità che sta scavando e che quindi vi permetterà poi di dare, di raggiungere quel tipo di liberazione, tra virgolette, di spazio personale che al momento non riuscite ad avere a causa, come è rappresentato, diciamo, dal lotto di spade. Se siete single, c'è apparentemente appunto qualcuno dal passato che vi contatta perché c'è appunto il 6 di coppe che però vi fa un po' sognare questo contatto con il
7 di coppe, però appunto è durante l'ultima fase della settimana non un contatto che poi ha veramente dei risultati concreti, è come se si scontrasse con l'energia dell'imperatore, ovvero la volontà di porre dei propri limiti, di difendersi nei confronti della persona che vi contatta. È come se vi fidaste poco. Quindi una situazione del passato che vi ha fatto sentire vincolati può ritornare nella vostra vita in questa settimana, però voi vi chiudete molto a riccio, voi avete questa energia dell'imperatore, quindi di una persona che mette se stessa giustamente davanti a tutto e si difende bene perché evidentemente è una situazione che non vi è stata proficua nel passato, un tipo di relazione che non vi ha soddisfatto nel passato e quindi avete l'impressione che non può essere particolarmente soddisfacente anche questa volta. Quindi se in un primo momento fantasticate un po' sopra questo ritorno dal passato, poi nell'ultima parte della settimana vedo che in realtà ci ripensate con il 7 di bastoni. E quindi sono appunto un ritorno, una novità nel caso dei single che non vedo al momento particolarmente fruttifera, però non vuol dire che magari nei giorni successivi in realtà cambia la energia generale di questo tipo di contatto che quindi potreste dargli più chance. Al momento io verso la fine settimana vedo che vi chiudete un po' a riccio con le due carte dell'imperatore e del 7 di bastoni, magari vi aprite successivamente. Vediamo un po' cosa dice la carta degli archetipi che può aiutare questa settimana. E abbiamo la carta del liberatore. Anche questa è una carta che indica una novità però di tipo mentale, ovvero come se voleste buttar giù un po' come la torre nei tarocchi, vecchie concezioni, vecchie idee e adottare nuove idee, togliervi delle convinzioni limitanti e avere quindi più sicurezza in voi stessi. La carta del liberatore appunto è l'archetipo che permette di liberarsi di convinzioni che limitano il nostro operato, limitano le nostre azioni perché ci vogliono convincere che non siamo adeguati alle sfide o agli obiettivi che vogliamo perseguire e in realtà grazie a questo tipo di archetipo, a questo tipo di atteggiamento, cioè non dare ascolto alle convenzioni limitanti, cambiare punto di vista, avere nuove idee, vedere le cose da un punto di vista diverso potrà aiutare durante questa settimana appunto coloro che hanno scelto questa opzione. È praticamente la carta che combacia con il 7 di coppe, cioè nuovi sogni, nuovi progetti, nuovi obiettivi. Bene, spero che questa stesa vi abbia dato degli spunti di riflessione. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i video successivi. E noi ci vediamo domenica prossima. Ciao! Ed eccoci arrivati alla seconda variante, quella dell'opale bianco. Vediamo le energie generali, i dettagli con i tarocchi e poi consigli degli archetipi su che atteggiamento è meglio tenere per noi questa settimana. Dunque, per quanto riguarda le energie generali, abbiamo il benevolo sovrano dell'acqua. È una carta che indica una ricerca del relax, del piacere, quindi come fosse una vacanza, un bisogno di rigenerare le energie e di ricaricare le batterie.
Quindi nell'insieme è una carta di riposo e che permette appunto di pensare con calma, senza agitazione, sulle proprie mosse da fare. Vediamo i dettagli con i tarocchi. E abbiamo il 5 di coppe come carta centrale. La settimana inizia con il 4 di coppe, il paggio di bastoni, la temperanza, la seconda parte inizia con il 3 di spade, il 10 di denari e poi infine la carta della luna, che è un arcano maggiore. Dunque, questa settimana è segnata un po' da un senso di perdita che si nota dal 5 di coppe e dal 3 di spade successivo. È una perdita che vi ha colpito probabilmente nei giorni precedenti e che vi ancora suscita un sentimento di disappunto, di frustrazione e di malinconia. Come se appunto vi bruciasse ancora dentro qualcosa che avete perduto. La settimana inizia con il 4 di coppe e con il paggio di bastoni, il che indica che avete un po' un atteggiamento di noia, di disinteresse nei confronti di ciò che vi circonda, non siete pronti a iniziare nuove attività, è come se qualcosa arrivasse a voi con il paggio di bastoni, delle notizie, delle opportunità e voi non foste veramente interessati a coglierle, appunto perché siete ancora molto centrati su questa perdita che avete sperimentato, ecco. Siete ancora molto centrati su questa. La carta della temperanza, che è un arcano maggiore, sta a indicare che è un periodo appunto dove dovete rigenerarvi, dovete un po' guarire delle ferite emotive interne attraverso un paziente lavoro di rigenerazione interna, appunto con il sovrano dell'acqua. È abbastanza combaciante il messaggio della carta della temperanza. Quindi non è un periodo, secondo questa carta, dove veramente potete perseguire o vi fa bene perseguire progetti estremamente impegnativi, perché dovete ancora guarire interiormente da delle ferite che sono aperte dentro di voi. Quindi dovete pazientare, dovete rigenerarvi, ecco, prendere del tempo per voi stessi, dedicarvi a delle attività che vi fanno star bene, appunto di rigenerazione emotiva, che va dalla vacanza, che va anche da cose più impegnative, come che ne so, delle sessioni di Reiki, comunque appunto dovete prendere del tempo e dedicarvi a voi stessi, a prendervi cura di voi stessi con la carta della temperanza. Ehm, la carta del 10 di denari indica comunque che avete delle risorse interiori a livello anche pratico che vi permettono di prendere appunto del tempo per voi stessi, che effettivamente siete circondati da una rete di sicurezza, che quindi non dovete preoccuparvi dal punto di vista materiale, dovete
invece prendervi cura della vostra parte emotiva. Perché? Perché la luna è una carta dell'inconscio, che quindi sta dicendo che ci sono dei fattori, degli automatismi, dei blocchi interiori che non vi permettono di avanzare finché non li avete non li avete scoperti, o soprattutto non avete guarito queste ferite interiori, avrete sempre un po' delle paure, delle ansie che non vi permetteranno di avanzare anche nel quotidiano, diciamo nella parte più pratica. Quindi assolutamente è una settimana in cui dovete ristabilirvi dal punto di vista emotivo. Questo in generale. Dal punto di vista lavorativo c'è come appunto un'offerta che vi viene presentata, però voi non avete un granché interesse, perché appunto c'è qualcosa che ancora vi brucia, una perdita, qualcosa che, che vi è stato tolto secondo voi, o comunque che avete un'esperienza, diciamo, che considerate in parte fallimentare, che ancora vi fa soffrire, con il 5 di coppe e il 3 di spade. Dovete assolutamente ristabilirvi da questo punto di vista attraverso appunto un'attenzione alla vostra quotidianità, anche alle vostre emozioni. Cercate di ehm, come dire, bilanciare, trovare un equilibrio interiore, perché altrimenti rischiate di portare le vostre ansie indicate dalla luna, le vostre paure a livello lavorativo. E sono paure inconsce, o paure comunque personali, non realmente basate su fattori oggettivi, perché in realtà io vedo a livello lavorativo che non ci sono problemi di sicurezza o di guadagno di tipo materiale. Insomma, è soprattutto un qualcosa che è un'esperienza che voi considerate fallimentare, o comunque qualcosa che non avete ottenuto, che vi è stato tolto, o che avete perso per problematiche, atteggiamenti vostri, e che quindi ancora vi fa star male. E secondo appunto le carte dovete assolutamente cercare di riequilibrarvi a livello emotivo, perché altrimenti nel lungo andare potrebbe dare degli effetti negativi anche sul posto di lavoro, anche se al momento non ci sono problemi dal punto di vista materiale, perché abbiamo un bellissimo 10 di denari. Dal punto di vista sentimentale, anche qui c'è una ferita, come se ci fosse una relazione che è venuta meno e che vi fa star male, e che vi crea anche delle ansie per il vostro futuro. E anche qui in questo caso la carta temperanza è altamente esplicativa, insieme soprattutto anche alla carta del benevolo sovrano dell'acqua, che dovete assolutamente cercare di trovare un equilibrio interno, a prescindere dalla vostra situazione affettiva, perché appunto potrebbe influenzare anche il vostro ambiente quotidiano. Ci vorrà del tempo, perché la carta della temperanza, questo in generale anche dal punto di vista sentimentale, è comunque una carta un po' lunga, quindi sta a indicare un lavoro interno che bisogna fare pazientemente per cercare un proprio equilibrio, e ci vorrà del tempo, però ci si riuscirà con costanza, ma ci si riuscirà sicuramente. Però appunto è una carta che prevede un po' di tempo per poter appunto andare oltre questo senso di perdita che si ha. Assolutamente di non farsi influenzare da queste paure indicate dalla carta della luna, perché è appunto questo senso di ansia, questo senso di disagio
ehm, può diventare prolungato se non si fa questo lavoro di attenzione al proprio benessere interiore, creare una specie di equilibrio interno. Vediamo cosa dice la carta dell'archetipo ed è la carta del poeta. Il poeta è colui che, o colei che vede la bellezza in tutto e lo esprime, pone l'accento su ciò che è bello anche nella quotidianità e fa vedere la bellezza della quotidianità a se stesso e agli altri. Quindi questa carta degli archetipi sta a indicare che dovete fare uno sforzo per trovare le cose positive anche in una situazione magari difficile, appunto con questo senso di perdita, però appunto come dice la carta del 5 di coppe, sì, avete perso delle cose che vengono indicate dalle tre coppe rovesciate, però dovete guardare anche a ciò che ancora avete, le risorse che avete, che sono le due coppe eh, ancora in piedi dietro di voi. Quindi entrambe queste carte stanno a indicare che dovete farvi forza sulle cose positive che sono nella vostra vita, perché questo vi può dare l'energia e la carica per compensare le perdite subite. Quindi bisogna diventare un poeta, cioè una persona che riesce a vedere la bellezza in ogni cosa. Bene, spero che questa stesa vi sia stata di aiuto, vi abbia dato gli spunti di riflessione. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, a iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo da non perdere i video successivi. E noi ci vediamo domenica prossima. Ciao! Ed eccoci alla terza variante, quella del diaspro rosa-verde. E vediamo subito le energie della settimana, quelle generali, poi dettagli con i tarocchi ed infine il consiglio delle carte su che atteggiamento è meglio tenere questa settimana. Dunque, per le energie generali abbiamo la scintilla divina dell'aria. È una carta che indica nuove idee che sorgono, nuovi punti di vista, ma anche un bisogno di fare chiarezza. Quindi è una carta che segnala un'energia sul piano mentale, quindi però ancora primordiale, ovvero non ancora preso forma. Cosa vuol dire? Vuol dire che magari ha un'idea sul nascere, non ancora dettagliata, che ha bisogno di pianificazione, oppure appunto un bisogno di fare chiarezza su una situazione un po' nebulosa. Vediamo i dettagli con i tarocchi. Carta centrale è il 10 di denari e all'inizio della settimana vediamo il 3 di coppe, il cavaliere di coppe, l'asso di bastoni. La seconda parte della settimana vede la luna, la carta del giudizio e poi il 4 di coppe. Dunque, è una stesa che è soprattutto focalizzata sul piano emotivo, perché ci sono varie carte di coppe. La settimana inizia con molte attività sociali, molte interazioni con altre persone, anche con un'atmosfera abbastanza allegra e positiva, e che vi permette appunto di andare verso un percorso che segue i vostri desideri intimi, nel senso che il cavaliere di coppe sta inseguendo questo asso di bastoni, ovvero un progetto, un'attività, una nuova fase,
un nuovo inizio che è molto impregnato di carica, di energia, un qualcosa che vi accende molto l'interesse, perché il Cavaliere di Coppe è qualcuno che segue i propri desideri, che segue quello che lo stimola, non tanto quello che gli conviene, ma quello che gli piace. Ed è un nuovo progetto che potrebbe influenzare anche il piano materiale della vostra vita, perché appunto accanto abbiamo il 10 di denari, che quindi indica sia l'ambito economico e lavorativo, però anche familiare per certi versi, perché appunto in questa carta viene disegnata tutta l'albero genealogico, quindi c'è la famigliola col figlio e anche il nonno. Quindi è una nuova fase, un nuovo progetto che può influenzare il piano materiale della vostra vita, che può essere sia di tipo familiare, l'ambiente in cui vi muovete, ma anche il piano economico lavorativo. La seconda parte della settimana però vede appunto il bisogno di fare chiarezza, e qui si vede il collegamento con la scintilla divina dell'aria, perché abbiamo la carta della luna che indica appunto dei dubbi, delle insicurezze, una visione poco chiara della situazione, perché appunto immaginate di essere in un bosco al buio solo con la luce della luna, vedete un po' i contorni, le silhouette degli alberi e di ciò che vi circonda in maniera poco chiara, no? E questo crea appunto un disagio, crea una certa insicurezza. Non avete ben chiaro in testa i contorni della situazione, della nuova fase in cui vi state buttando. Il cavaliere, sì, scusate, la carta del giudizio indica comunque che avete un forte desiderio di seguire un qualcosa che veramente vi chiama. Potrebbe anche appunto indicare una proposta, un qualcosa che viene dall'esterno, dall'alto, appunto come mostrato qui dall'angelo, che vi si offre la possibilità, appunto, anche in maniera abbastanza energica, di una nuova fase, di un nuovo inizio. Però voi appunto, siccome siete un po' insicuri, avete poco chiara la visione, non siete molto sicuri di poter accettare, con la carta del 4 di coppe. Quindi in questa settimana, riassumendo, ci sono dei contatti che vi offriranno la possibilità di iniziare un nuovo percorso, una nuova carriera che potrebbe avere anche un impatto positivo sulle vostre finanze, sul vostro lavoro, o comunque sul piano materiale e pratico della vostra vita, però appunto per insicurezze e per mancanza di informazioni chiare dubitate di poter accettare. Infatti la carta scintilla divina dell'aria giustamente vi sta dicendo di riflettere, di cercare di capire meglio l'offerta che vi arriva prima di dover appunto imbarcarvi in questa avventura. Dal punto di vista lavorativo, appunto, delle connessioni che voi avete, magari anche a livello social con il 3 di coppe, comunque delle conoscenze, nell'ambito delle vostre conoscenze o comunque delle interazioni, anche sì a livello social, avrete la possibilità appunto di considerare una nuova opzione a livello lavorativo, un nuovo progetto che vi permetterebbe di iniziare una nuova fase
che apparentemente appunto sembra molto proficua, però appunto non siete molto convinti di accettare, perché ci sono dei contorni poco chiari e vi dà alcuni, questa offerta non è, va chiarita, insomma, perché altrimenti eh, non vi dà, non vi dà la possibilità di accettarla. Ci sono degli elementi che vanno chiariti, anche se voi sareste molto interessati con il Cavaliere di Coppe, però appunto preferite avere una visione più dettagliata di questa nuova attività, questo nuovo progetto. Quindi sicuramente fate bene a fare chiarezza, come indica la carta della scintilla divina dell'aria. Prima di imbarcarvi in questa avventura, appunto fate bene a capire meglio di cosa si tratta. Per quanto riguarda la vita sentimentale, c'è una persona tra le vostre conoscenze o anche attraverso i social, appunto, che viene verso di voi, questo Cavaliere di Coppe, che è una persona che vi appassiona molto, appunto c'è secondo voi anche la possibilità di creare un futuro insieme molto concreto, una relazione di lungo periodo con questo 10 di denari, però appunto nella seconda parte della settimana ci saranno dei dubbi nella vostra testa e vorrete assolutamente fare chiarezza su vari atteggiamenti, perché appunto inizia ci sono delle cose che vi creano dei dubbi su questo tipo di incontro con la carta della luna. Quindi avrete questa esigenza di chiarire prima di proseguire la vostra conoscenza con il 4 di coppe. Fate bene che comunque per tutti c'è questo bisogno di avere più dettagli su le esperienze che state vivendo, questa nuova fase che sembra iniziare nella vostra vita questa settimana, prima di veramente dare l'incipit a questa nuova fase, vorrete appunto chiarirne le prospettive. Vediamo adesso cosa ci dice la carta degli archetipi su che atteggiamento è meglio tenere questa settimana. La carta del padre, questo è l'archetipo del padre, che è magari una persona che sicuramente aiuta gli altri, ha un atteggiamento un po' da imperatore, per quanto se vogliamo fare un confronto con i tarocchi, quindi una persona paterna che comunque cerca di tenere tutto sotto controllo. Evidentemente questa carta sta dicendo sì, fate chiarezza, sì, però non abbiate la mania di tenere tutto sotto controllo, ovvero non fatevi comunque frenare da questo bisogno di chiarezza. È importante avere più informazioni sicuramente, però senza esagerare, perché appunto c'è il pericolo che questo bisogno di tenere tutto sotto controllo, di avere tutto chiaro, di sapere tutto nei dettagli, a volte non si può sapere all'inizio di una nuova attività, di un nuovo progetto, di una nuova relazione, e potrebbe appunto frenarvi nel proseguire. Comunque cercate di trovare appunto, secondo le carte, un bilanciamento di questi atteggiamenti, bisogno di chiarire e però anche di rischiare un attimo, ecco. Bene, spero che questa lettura vi sia stata di aiuto, vi abbia dato gli spunti di riflessione. Se vi è piaciuto il video vi invito a mettere il like, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e soprattutto attivare la campanella in modo
non perdere i prossimi video e noi ci vediamo domenica prossima. Ciao!